Allora, buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Mi hanno chiesto di fare una piccola recensione su questo apparecchio qui, che è un piccolo oscilloscopio, un mini oscilloscopio, un micro oscilloscopio, che è questo qui. Praticamente è piccolino come un telefono. Me l'hanno spedito e niente, vi ci faccio diciamo una piccola recensione. Premetto che in tasca non mi ci metto niente, perché sennò c'è sempre qualche malalingua. Me l'hanno mandato, ne approfitto per fare un video, però in tasca neanche una lira. Eccolo qua, l'oscilloscopio l'ho rimesso nella scatola, non ce l'ho messo bene come ce l'hanno messo loro, ma insomma l'oscilloscopio arriva così dentro del pluriball, comunque sì, l'hanno imballato diciamo piuttosto bene e arriva anche abbastanza presto. Non vorrei dire una stupidaggine, ma è arrivato in una settimana o giù di lì. Dentro c'è l'oscilloscopio che è dentro la sua custodia, dentro una bustina. Poi ci mettono il cavettino per la ricarica che io ho piegato, ma non ho fatto bene lo stesso come fanno loro. E poi c'è questo cavettino qui che serve per il generatore che c'è incorporato nell'oscilloscopio, per il generatore di funzioni. E poi abbiamo nel mio oscilloscopio c'è una sonda sola, però lo vendono con due sonde, di solito è con due sonde, forse perché questo me l'hanno dato così per provare, e sicché state attenti quando lo ordinate di non ordinare quello con una sonda sola, ma quello con due sonde, perché l'oscilloscopio è a doppia traccia. E poi c'è il manuale di istruzioni che è in inglese, si legge bene, insomma, e ecco, diciamo, fatto il frate. Ora vi faccio vedere l'oscilloscopio, che è veramente piccolino, piccolino, piccolino come un telefono. Aspettate, se trovo un telefono ve lo faccio vedere. Allora, questo è un telefono e l'oscilloscopio è più piccolo del telefono. Si vede abbastanza bene. Ora qui c'è anche troppa luce e ci sono riflessi, però si vede piuttosto bene. Ora lo inquadro un attimino più da vicino, vi spiego un attimino le funzioni di questo oscilloscopio qui. A grandi linee, poi se decidete che vi piace leggerete le istruzioni. Allora, qui ci sono gli ingressi e le uscite, sicché canale 1, canale 2, e l'uscita dove si mette questo connettorino qui, che è quello del generatore di funzioni. Lo stesso la sonda dell'oscilloscopio, anche quella si mette qui. E poi da questa parte qui ci va la presa per la ricarica, questo qui, che si collega a qualsiasi caricatore del telefono. Allora, è un oscilloscopio con la memoria, c'ha la memoria, si può andare anche a vedere, io mi pare che ho salvato qualcosa, e andiamo a vedere. Ho salvato un paio di forme d'onda o tre, richiamandole vi fa vedere la forma d'onda, quante volte picco picco era, poi potete passare all'altra forma d'onda e rimangono diciamo memorizzate nell'oscilloscopio. Abbiamo l'ingresso per ACDC come tutti gli oscilloscopi, questo qui è per quando usate la sonda a 10x, che è 1x10x. Poi questo qui, poi lo vedrete anche nel video, fa parte diciamo del canale 1, questo qui aziona se si tiene premuto, è apparso il canale 2 e dopo premendo questo o questo andate a fare queste letture, vedete ora sono diventate gialle, così sono diventate verdi e vi dà diciamo le letture, i valori, le misure da una parte o dall'altra. Se lo ripremete a lungo sparisce la seconda traccia. Nel menu avete, allora qua il primo in alto, come vi ho accennato, è per vedere le forme d'onda memorizzate. Se no, qui avete tutti i parametri diciamo che potete leggere qua.
io ho messo volte picco picco e volte RMS. Poi potete mettere volte di picco, volte massime invece che volte minimi, e diciamo è una scelta vostra. Comunque le potete aggiungere, perché se io aggiungo volte picco picco non è che leva altro, ma come vedete l'ha aggiunto praticamente. Sempre nel menu, dove andate sotto time, potete mettere frequenza, che l'ho messa, che è qua. Ora mi dà 0 Hz ovviamente, poi lo vedrete lavorare, si legge la frequenza, che funziona anche come frequenzimetro. Potete aggiungere il periodo e poi potete mettere che vi dica della forma d'onda che state misurando, il duty cycle, e sono tutte cosine che comunque, se vedete, se io ora metto il periodo, praticamente le aggiunge, non è che diciamo, non è che le toglie. Questo qui per salvare le forme d'onda, di fare così: attacchiamo il generatore, le collego insieme. Ecco qua, mi ero scordato la bustina con le varie cose, con i vari cappuccini per le sonde. Questi qui servono per evitare che vada a toccare a massa. C'è il cacciavitino di regolazione per la regolazione della sonda. Il generatore si attiva facendo generatore out, così fa la forma d'onda quadrata, forma d'onda triangolare, forma d'onda sinusoidale. Con F1 si va a regolare la frequenza, ora lo lascio su 1 kHz. Con F2 si regola, diciamo, il volte picco picco di uscita, sicché 3 volte, 2 volte, 1 volte, eccetera, eccetera. Allora, premendo il tasto mode e poi premendo su e giù si sposta la forma d'onda. Se si ripreme il tasto mode si va a spostare questo segnetto rosso che serve, diciamo, per la sincronizzazione. Ora vedete che la forma d'onda è ferma, se io lo porto fuori la forma d'onda inizia a muoversi perché non triggera. Forma d'onda, facciamo quadrata. Ecco, se vedete non è perfettamente quadrata perché ovviamente, come ben sapete, va regolata questa vitina qui della sonda. Se io regolo la vitina della sonda mi ci vorrebbe un'altra mano, ma insomma ci provo. A un certo punto la forma, che è la prima operazione che dovete fare quando prendete qualsiasi oscilloscopio, vedete? La forma d'onda così va troppo in alto, così è, diciamo, buona. Dicevo, una volta regolata la vitina non la toccate più, però ora mi serve che ci sia la forma d'onda. Rimetto il menu, rimetto la forma d'onda, guardiamo quella a dente di sega, è dente di sega, si vede. Rimettiamo la sinusoidale. Allora allarghiamo, così vi dico le cose. Qua è praticamente, se fosse un oscilloscopio tradizionale, sarebbe la manopola a volt, sicché così si cala e così, diciamo, si aumenta la sensibilità in verticale, sarebbe il verticale praticamente. Mentre qua la base dei tempi e si aumenta o si diminuisce l'orizzontale. L'orizzontale si legge qui, i volt si leggono qui. Se la sonda la dobbiamo usare per 10, che se io la sposto vedete è calata, anzi facciamo diverso, aumentiamolo di un gradino. Allora la sonda ora l'ho per 1, se io la metto per 10, come vedete il segnale, diciamo, cala, e cala anche l'ampiezza che mi va a misurare, perché sono su un'ampiezza di 2 volte picco picco. Se io sposto il selettore della sonda mi va a 215 millivolts. Per leggere il valore giusto devo pigiare questo tasto e allora mi va a rileggere il valore giusto praticamente. Se io rimetto la sonda per 10 devo rimettere anche il valore qui, devo ripremere questo tasto e poi ovviamente in questo caso qui devo ricalare l'ampiezza perché era troppo alta. Ripeto, sonda per 1
mi dà un valore, in questo caso 2 volte picco picco. Se io sposto sonda per 10 mi dà 215 millivolts picco picco, e ovviamente se sposto il tasto, se premo il tasto per 10, mi viene scritto qui, mi ridà il valore giusto dei volt che va a leggere con la sonda commutata per 10. Spero di essere stato abbastanza chiaro, perché come sapete alle volte mi lego, ma insomma ecco, l'oscilloscopietto secondo me è bellino. Questo qui è il tasto per fare la sincronizzazione in automatico, il tasto di stop blocca l'immagine e così uno se la può vedere come vuole. Poi qui abbiamo, questo inverte, ora non si vede, ma insomma inverte, non si vede bene, praticamente rovescia la forma d'onda. Praticamente vedete ora la sinusoide è lì in alto, la prima, guardate la prima, lo vedete bene, se io premo Edge l'abbiamo rovesciata praticamente. Insomma, ha tutte le funzioni di un oscilloscopio grande, però è piccolino piccolino, uno se lo può mettere in borsa.